Sì, salve, questa è la recensione del TV Toshiba 24VA2063DA. Prende 24 perché esiste la versione da 24 e da 32 pollici. Inoltre si può trovare la 2063 Di e DAX, che praticamente sono identiche dal punto di vista hardware, mentre dal punto di vista software hanno, ad esempio, rispetto a questa qui, hanno in più, oltre a TV SAT, anche la TV. Infatti dietro c'è la porta per inserire la cam, poi c'è le dimensioni della televisione. Abbiamo in lunghezza sono 55 centimetri, di altezza 33, lo spessore è circa 6-7 centimetri. Il cavo è, vedete, pari circa 1,5 m e c'è la spina italiana a due poli. Il LED non si può spegnere, è rosso quando la televisione è spenta, verde quando è accesa e lampeggia quando è in stand-by. Questo è il telecomando, vedete, questo è il tasto di accensione. Vi faccio vedere quanto impiega per l'accensione. Diciamo che non è velocissima. Ovviamente la televisione ha sia può essere collegata sia al muro tramite per esempio un attacco meliconi, perché praticamente il supporto basta il supporto 200x200 classico delle televisioni piccole, oppure in questo caso non compare, ma c'è anche la basetta per appoggiarla su una mensola o su un mobiletto. Vedete, ho inserito anche, vedete in alto a destra, la pennetta dietro, perché la televisione ha due porte USB. Queste sono le applicazioni che sono installate, una specie di scorciatoia rapida. Infatti applicando, vedete, cliccando su più potete inserire altre applicazioni che utilizzate maggiormente. Vi faccio vedere quanto impiega, ad esempio, a caricare YouTube. Ovviamente YouTube e Netflix ci sono, ma non sono in 4K, perché la televisione ha una risoluzione HD Ready 1366x768 ed ha il monitor Edge LED, cioè diodi alluminio ad alta luminosità ad emissione dei bordi. Ora vi faccio vedere un video in 4K. Vedete, col telecomando vado con le frecce anche, vedete, il telecomando quando vado a cliccare mi impiega un po' a caricare e a passare da un comando a un altro, non è velocissimo anche il telecomando. Questo è il video, ho caricato, vediamo quanto ci mette. Ovviamente adesso è collegato al wifi a 5 GHz oppure a 2.4 se avete a 2.4. Se vado un po' in avanti, poi premo il tasto play, vedete, passare da un punto a un altro, vedete, anche qui impiega un po' di tempo. Il processore è un quad core. Con il tasto, vedete, casetta, questo qui in alto, cliccando torna al menu principale. Potete utilizzare l'assistente vocale, vedete c'è Google Home, poi qui potete vedere la tastiera, poi c'è il tasto Home, scopri, e il tasto App che fa tutte le applicazioni installate. Diciamo è molto simile al telefonino, al sistema Android del telefonino, qui Android 9, però adattato alla televisione. Qui input potete andare, vedete, a scegliere la sorgente, e cliccando su canali va sulla televisione. Vi faccio vedere ora, cambiando canale, vedete, impiega un po' di tempo, non è velocissima. Ripremendo la casetta ritorna al menu Android. La televisione parte sempre con il menu Android. Poi qui
c'è il wifi, vi dice se è collegata al wifi, e qui abbiamo le impostazioni. Cliccando sul menu delle impostazioni, ed abbiamo il menu rete ed internet, vi dice ovviamente, vedete le reti disponibili, potete attivare e disattivare il wifi, qui ci sono altre opzioni, vedete aggiungere una rete, scansione sempre disponibile, là potete collegarlo ovviamente anche tramite cavo LAN, potete impostare il proxy, eccetera. L'altro menu è quello del canale, qui fa vedere i canali digitali terrestre, vedete, modalità installazione canale, c'è antenna, cavo, satellite e il satellite generale, infatti ha sia il decoder digitale T2 che l'S2 per il satellite. Poi c'è l'aggiornamento automatico del canale, messaggi di aggiornamento dei canali, il controllo del parente al conto del genitore, lingua, vedete, e così via. Poi l'altro menu è quello di Google, dove dovete andare a mettere l'account Google. Poi abbiamo questi altri tre sottomenu, abbiamo app, dove trovate tutte le applicazioni, vedete qui mostra tutte le app, all'interno di ogni applicazione se andate a cliccare, per esempio DAZN, potete andare a aprire DAZN, forzare l'interruzione, disinstallare, vi dice vedete lo spazio di archiviazione utilizzato da DAZN, qui potete andare a cancellare i dati, svuotare la cache, potete impostare le notifiche, le autorizzazioni. Poi c'è l'autorizzazione app, accesso speciale alle app, c'è la posizione, la fotocamera, un po' come il menu Android per i telefoni. Poi abbiamo preferenze del dispositivo. Qui abbiamo, vedete, le informazioni, vi dice il tipo di sistema, potete riavviare, gli aggiornamenti, vedete, vi dice che la versione del software, vedete, la 0.29.19.0, Android 9, l'ultimo aggiornamento 31 dicembre. Poi qui potete impostare data e ora, il fuso orario e così via. Il timer, qui potete impostare il tipo di ora di accensione, l'ora di accensione automatico, lo spegnimento automatico. Poi qui c'è la lingua, potete andare a scegliere la lingua, la tastiera, in questo caso c'è la tastiera di Google, potete andare però a gestire anche altre tastiere, gli ingressi, quello che avevo visto in precedenza. Vedete HDMI, vedete poi controllo HDMI, consente alla TV di dare comandi dispositivi HD, in questo caso non avendo un dispositivo HDMI ho disattivato, vedete potete disattivare l'alimentazione automatica dispositivo, l'alimentazione automatica TV attiva. Poi c'è l'alimentazione, qui praticamente vedete c'è il timer di sospensione, una specie di screensaver, disattiva l'immagine oppure lo spegnimento automatico mancanza di segnale. Poi c'è l'immagine, qui potete andare a impostare tutti i parametri dell'immagine, ci sono ovviamente anche delle modalità già predefinite, sport, gioco, qui vedete tutti i parametri, luminosità, contrasto, saturazione, tonalità, gamma, temperatura e così via. Idem per l'audio, anche qui ci sono dei parametri predefiniti, in questo caso c'è utente, c'è il surround, uscita digitale, modalità down mix stereo, quindi potete scegliere stereo surround, se ovviamente inserite una barra surround, elaborazione audio Dolby, vedete modalità sonora, qui ci sono le smart film, musica o notizie, e poi qui potete andare a ripristinare i valori predefiniti. Spazio di archiviazione, qui vi dice quanto è occupato della memoria, ma spazio totale è 4.6 giga. Vedete, ci sono 2 giga di app e poi tutte, vedete, 342 disponibili 1.9. E poi qui c'è la benetta, vi dice quanto è occupato sulla benetta che avete inserito nella porta USB. Poi c'è la schermata home, qui potete andare a personalizzare i canali, vedete, attivare le anteprime video, le anteprime audio, configurare con l'account Google, riordinare le app, riordinare i giochi, vedete? Qui vi dice c'è la licenza Android TV Home, Android TV. La licenza è importante perché ci sono alcune televisioni, per esempio in questo caso la licenza DAZN, altrimenti non potete scaricare l'applicazione DAZN dal Play Store. Poi c'è tipo di memorizzazione, c'è poi l'assistente Google da inserire il vostro account Google, poi c'è il salvaschermo, vedete? Qui potete disattivare lo schermo,
quando avviare dopo 2 ore di inattività, oppure la sospensione del dispositivo, così come si fa anche per il PC portatile. Poi c'è la geolocalizzazione, la diagnostica, l'accessibilità. Qui praticamente, vedete, poi nel caso di problemi, vedete, c'è la descrizione audio, nel caso invece di ipoutenti, sottotitoli vocali e così via. E qui c'è il rimbosto, ritorna all'impostazione di fabbrica, vedete? E rimbosto alla televisione. Vi faccio vedere che cosa c'è dietro. Vedete, questo è il supporto della TV. Vedete, questo è un supporto 200 in larghezza e 200 di altezza ed è collegato al muro. Poi c'è, vedete, le due porte USB, la porta HD, la porta per le cuffie e poi c'è quest'altro pulsantino qui che nel caso in cui il telecomando si rompe potete utilizzare una specie di mouse, va su e giù per il menu della televisione. Qui c'è la porta per la cam, qui dietro c'è, vedete, la presa AV, vedete, l'antenna satellitare e della televisione, poi c'è la presa, vedete, SCART, la LAN e le altre due HD, HDMI 2 e HDMI 3, la porta USB e la porta USB MHL. Cioè, nel caso in cui collegate il telefono potete proiettare il telefono, il contenuto del telefono sul televisore e automaticamente il telefono si ricarica anche. Se volete invece utilizzare la Chromecast, potete utilizzare la Chromecast, perché la televisione ad esempio non supporta il Miracast, cioè non potete proiettare tramite per esempio il wifi dal telefono alla TV. Il telecomando, vedete, ci sono i bei pulsanti, vedete, con la tastiera, i numeri. Qui si può cambiare il linguaggio, questo è il pulsante per la schermata home, volume e programmi, muto e sorgente. Poi ci sono le frecce, il tasto ok, questa è l'informazione quando siete per esempio su un canale, vi dice il programma, l'informazione sul programma che state vedendo. Questo è un altro per esempio sottomenu. Vedete, cliccando questo sottomenu vi esce, vedete, una specie di guida TV con tutti i programmi, vedete, che stanno facendo anche a orari successivi, vi c'è tutta la programmazione. Poi qui abbiamo i pulsanti rapidi di Netflix e YouTube, questo è il pulsante per tornare indietro, il pulsante per uscire. Poi qui abbiamo il pulsante menu. Premendo il pulsante menu, vedete, qui andate nuovamente nel menu della televisione, qui potete scegliere le sorgenti, oppure modalità immagine, vi dice quello che ho visto prima, potete scegliere le varie, poi modalità di visualizzazione, qui potete scegliere 4 terzi, vedete, 14 noni, 16 noni, poi qui vedete l'altoparlante ovviamente della televisione, qui l'accensione e spegnimento, poi c'è la scheda ovviamente C con I, vedete menu cam, questi ovviamente non essendoci la cam non funziona, poi c'è opzioni avanzate, vedete qui per quanto riguarda l'audio, il sottotitolo, il televideo, la sospensione, informazioni di sistema, infoversione. Poi c'è l'ultimo menu, che è quello delle impostazioni, che vi va nel menu che vi ho fatto vedere prima. Poi c'è quest'altro pulsante qui, che se vado a premere, vedete, è una specie di scorciatoia per la modalità immagine. Poi abbiamo ovviamente i pulsanti quando utilizzate, per esempio state vedendo un film
potete vedete stoppare, andare avanti e indietro, qui pausa, play, qui c'è il tasto per registrare, poi c'è il pulsante text, una specie di info su quello che state vedendo, e poi qui ci sono i pulsanti, ovviamente a seconda del canale che trovate, per esempio su Sky potete premere il pulsante verde per l'interattività e così via, il rosso per cambiare la lingua, il giallo, vabbè, ovviamente all'interno del telecomando ci sono due batterie mini stilo AAA. Per quanto riguarda poi le caratteristiche della televisione, faccio vedere qui c'è un riepilogo, vedete, vi dice, vedete c'è la porta Dolby Digital, la porta Ethernet, la porta VGA, le due porte HDMI 2, 3 e 1, le due USB, le cuffie satellite antenna. Qui ci sono ovviamente le caratteristiche dello schermo, 24 pollici corrisponde a 60 cm, la diagonale, tipo di pannello Edge LED, vedete HD Ready, luminosità 220, risoluzione 1366x768, qui dice HBBB TV, la versione 1.5, l'HBB TV è la televisione ibrida, cioè praticamente con la televisione potete accedere a diversi servizi. Vedete, non c'è l'audio video sharing, non c'è il Toshiba Smart Portal, c'è l'applicazione Smart Remote e Smart Guide, non c'è il browser web, vedete non c'è YouTube, Netflix in 4K ma c'è quello normale, infatti c'è Netflix, Bluetooth, sì, questo vedete non c'è il Miracast, non c'è Alexa, però c'è Prime Video e c'è il Google Assistant. Il telecomando, sì, vedete le batterie che quindi escono nella confezione, la guida rapida, telecomando, vedete piccolo. Qui c'è l'HDMI ARC tramite HDMI 2. L'HDMI ARC praticamente è una porta che consente di far viaggiare il segnale audio da una parte all'altra in modo bidirezionale, quindi si riduce il numero dei cavi. Non c'è la registrazione USB, non c'è la clonazione di USB, c'è il televideo, l'HDMI check, c'è il lettore multimediale, infatti potete scaricare le applicazioni VLC, MX Player, Kodi, c'è l'MHL tramite HDMI, non c'è però c'è quella tramite USB, non c'è il blocco, c'è il parental control, non c'è il blocco bambini. Poi, vedete quando guardate il video è HDR, qui ci sono le varie tipologie di modalità immagine, non c'è il Dolby Vision HDR, non c'è il True Flow, il True Resolution e il Micro Dimming. Il decoder vedete è VCH 216 di un'ultima versione. Il tipo di sintonizzazione abbiamo il decoder digitale T2 e satellitare S2. Non c'è l'Ultra HD da satellite, non c'è il doppio sintonizzatore. La capacità di archiviazione, vedete, su 200 canali potete archiviare, analogico, 10.000 digitale sul satellite e 1000 più 1000 per il digitale, vedete, terrestre. Non c'è FreeSat, classe di energia F, consumo, vedete, sono 22 kW ogni 1000 ore. La classe energetica HDR era sempre la F, anche in questo caso 22 kW ogni 1000 ore. Il consumo energetico in stand-by è minore di 0,5 watt, il LED non può essere spento. La tensione di funzionamento è 220-240 volt a corrente continua e così via. Poi c'è l'audio, vedete c'è il Dolby Audio, sì. Ci sono la potenza uscita, abbiamo due casse d'altoparlante da 2,5 watt. Non c'è il subwoofer interno, queste sono le modalità di audio già preimpostate. C'è l'equalizzatore a 5 bande. Questi sono tutti, vedete, le licenze che ha: Dolby, Netflix, Prime Video, DAZN, vedete TV SAT ma non la TV, c'è Google Play ed vedete Cam Ready. Per quanto riguarda lo spegnimento della televisione, premendo una sola volta il pulsante di spegnimento, vedete la televisione va in stand-by, cioè nel senso non è spenta del tutto. Va ripremendo, pulsante di accensione, velocemente ritorna al menu. Quindi nel caso in cui non dovete spegnerla per molto tempo,
conviene utilizzare la modalità stand-by. Se invece volete spegnerla del tutto, bisogna tenere premuto il pulsante, vedete, come il telefonino tenete premuto il pulsante di accensione e poi premete ok e la televisione, vedete, si spegne del tutto. Ovviamente quando la spegnete, vedete, si è spenta quando, vedete, il LED rosso diventa fisso, qui è spenta. Quando però andate a riaccendere, ovviamente, la televisione ci impiegherà molto più tempo. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.